Ciao e benvenuti nuovamente in un mio nuovo video. Oggi andiamo a sfogliare insieme Burda Style di aprile 2024. Andiamo a vedere che ci sono tante novità perché all'interno di Burda ci sono delle spiegazioni extra, quindi la realizzazione dei capi avviene in maniera ancora più facile, con istruzioni di cucito ancora più dettagliate, spiegazioni illustrate, ma andiamo a vederle insieme. Il primo modello è questo bellissimo abito numero 120. Le taglie vanno dalla 34 alla 44, 3 pallini su 4 di difficoltà. È proposto in un tessuto gessato e di ispirazione maschile. Ovviamente noi possiamo scegliere, come sempre ti dico, il tessuto che preferiamo. E se stai iniziando a cucire, mi raccomando, utilizza piuttosto dei tessuti in tinta unita perché è più facile in generale. Un effetto super sofisticato anche grazie al corpino incrociato con cinturini chiusi da anelli a D, e le numerose pence movimentano la linea e danno vita a una silhouette impeccabile. Stoffe consigliate sono il misto viscosa. Abbiamo un top numero 125, veramente molto carino, ed va dalla taglia 34 a 44, a 2 pallini su 4, colletta camicia con fiocco e fitta arricciatura e scalfi manica all'americana, sì, all'americana. E qua, per esempio, in questo caso abbiamo la spiegazione step by step con le istruzioni. Adesso andiamo a vederle. Ed è stato realizzato in raso. In raso chiaramente sarà più voluminoso. Il raso, essendo un tessuto che rinfrange la luce, spero di aver detto una cosa giusta, non una fesseria, fa sì che sia più movimentato, ecco, rispetto a un tessuto che non è lucido. Quindi, come vediamo, vengono esaltate maggiormente tutte le pieghe e tutte le, eventualmente anche le balze oppure il fiocco e via dicendo. E questo è il modello nella parte del davanti, e questo invece come risulta nella parte del dietro con una cerniera lampo invisibile. Qui invece vediamo una gonna che è la numero 118 e va dalla taglia 36 alla 48, quindi è uno di quei capi che arriva fino alla taglia 48 e ha 2 pallini su 4, quindi è di media difficoltà. Gonna che è stata realizzata in twill, ha un punto vita alto, quindi starà benissimo anche un fisico a pere a clessidra, ed è caratterizzata dal fatto che ha delle pence che sostituiscono il cinturino. Ha 2 pence sul davanti, sia a destra che a sinistra, mentre nel dietro ne ha una centrale, ne ha 3 anche dietro, per una centrale e 2 laterali. La linea è leggermente svasata, quindi starà bene a tutti i tipi di fisico, questa tipologia di gonna, e la bottonatura è tutta, la lunghezza sono assolutamente trendy, sì, perché la bottonatura è sul davanti. Io non amo tanto le gonne che hanno la bottonatura sul davanti, io la farei tutta unita, cioè tutta nella ripiegatura, quindi senza la cucitura sul davanti. Andiamo a guardare, come ti ho detto prima, l'abito o top, perché possiamo fare anche l'abito, lo vediamo poi dopo, il numero 124 e il 125, che abbiamo già visto il top precedentemente, e come ti ho detto qui è tutto spiegato anche con delle immagini. Quindi è simile, diciamo, al Burda Easy, dove ci spiega anche tutti i passaggi, cioè spiegato nel dettaglio, perché come possiamo vedere proprio ci sono i passaggi spiegati. Il 3, per esempio, ha un figurino, qua ci dice tutti i passaggi che dobbiamo fare, il 4, il 5, come attaccare il nastro per il fiocco, come realizzarlo, come arricciare lo scollo. Insomma, ci dà veramente tantissimi consigli, quindi questa è la novità di Burda che ci tengo, diciamo, a farti vedere, perché veramente aiuta chi non ha fatto un corso di cucito, può aiutare le più inesperte, quindi quelle che vogliono iniziare a cucire ma non hanno ancora i soldini per andare a farsi un corso e via dicendo. Qui invece abbiamo un abito numero 108, va dalla taglia 36 alla 46. L'abito è realizzato con un corpino che rimane incrociato nella parte del davanti, è tagliato in vita e poi va a scendere molto morbido, e ha questa catena. Ovviamente noi la possiamo inserire o meno, come vedi ha questa catena inserita nel collo. Volendo potremmo inserire un nastrino in raso, poi da fare
un fiocco, oppure non inserirla, insomma, direttamente farlo anche senza, si potrebbe fare anche senza il colletto. Ed è un abito questo, lo stesso, che starà molto molto bene anche in fisica clessidra, un fisico a pera, non un fisico a triangolo rovesciato, perché ha molto volume, caratterizzata da molto volume nella parte superiore, cosa che è molto voluminoso appunto per chi ha un fisico a triangolo rovesciato, appunto. In questa pagina abbiamo la blusa numero 117 che arriva fino alla taglia 48, cioè dalla 36 alla 48, a 2 pallini su 4, ed è stato realizzato con un tessuto metallizzato. Questi tessuti vanno molto di moda e andranno molto di moda questa primavera-estate, e danno proprio questo look molto particolare, e anche capi come questo, che sono capi semplicissimi, formati proprio da due cuciture in tutto, per dire, vengono valorizzati da questi tessuti, che sono molto particolari. E poi ha la particolarità di avere lo scollo tondo nella parte del davanti e a V nella parte del dietro. Molto molto carino, ci piace. Mi piace anche l'idea di queste piccole maniche. Qui invece abbiamo una giacca. La giacca è la numero 106, taglia dalla 36 alla 48, a 3 pallini su 4. Ovviamente, essendo una giacca, è più di difficile realizzazione. Arriva il modello fino alla taglia 48, è un blazer classico, ben definito, con l'aggiunta appunto di alette dalla tasca e la cintura con fibbia ad anello. Ovviamente possiamo anche non mettere la fibbia e fare direttamente una cintura, anche questo è un capo che starà veramente bene, perché riesce proprio a esaltare la femminilità della donna. Il gilet numero 107, taglia dalla 36 alla 46, a 2 pallini su 4, versione femminile del gilet, corto e ben aderente, ha l'allacciatura obliqua che gioca con le punte dell'orlo, dando vita a un design originale. Non mi piace tanto, devo essere sincera. Anche di questo c'è le istruzioni per cucirlo step by step all'interno di burda, però sinceramente a me sarà che i gilet non mi piacciono, non ne ho mai fatto uno e credo che non ne farò mai uno, perché proprio non mi piacciono, né per l'uomo né forse per l'uomo un po' di più, ma per la donna proprio zero. Non mi piace indossarlo, lo farei solo se me lo chiedesse una cliente. Qui invece abbiamo i pantaloni, che è il modello che arriva fino alla taglia 48, e sono il numero 112, va dalla 36 alla 48, a 3 pallini su 4, dettagli non convenzionali, perché in questo modello prima di tutto è a vita alta e sostituisce il cinturino con coulisse e cordoncino, quindi vita alta, sempre super adatto un po' a tutti, ma soprattutto a chi ha un fisico a clessidra, un fisico a pera. Scendono belli morbidi e facili da indossare, perché comunque sono facilissimi da indossare questi pantaloni, si possono mettere sia per le serate importanti, sia per le giornate, diciamo, che per uscire la mattina, ed è caratterizzata da dei tagli obliqui nel pantalone, che si possono ovviamente fare o non fare a piacimento. Per esempio qui vediamo che è stato utilizzato tutto lo stesso tessuto. Abito che mi piace veramente tantissimo. L'abito è il numero 110, taglia 36-48, a 2 pallini su 4, con le sue voluminose maniche a raglan. Andiamo a guardarlo nel dettaglio. Quindi ha uno scollo quadrato, ha le maniche a sbuffo che terminano con una coulisse, è tagliato in vita, è tagliato in vita con un elastico, con una coulisse con elastico, e poi è caratterizzato da un orlo, cioè la parte diciamo dell'orlo è con un volant. Veramente stupendo, mi piace moltissimo anche il tessuto che è stato utilizzato, che ricorda un po' i tessuti di Botticelli. A questo punto smock in vita, ti ho fatto vedere in alcuni video come si realizzano i punto smock. Si può abbellire con una cintura eventualmente ricavata dallo stesso tessuto con cui è stato cucito l'abito, per fare diciamo annodarlo in vita. Ma secondo me è bello anche così, perché la vita comunque è segnata. Ovviamente questo tipo di abito si può realizzare anche a blusa, quindi tagliandolo a questo livello qua, insomma, poi vedi tu a seconda dei tuoi gusti, si può realizzare una blusa da indossare con i pantaloni, con gli short, come ti piace a te. Mentre qui abbiamo un'altra blusa, una blusa molto bella, mi piace tantissimo, la numero 121, taglia dalla 36 alla 46, a 3 pallini su 4, questo è un po' difficile da realizzare. È stata
cucita con un tessuto fresco, il battista, quindi un cotone diciamo, quindi puoi utilizzare qualsiasi tipo di cotone che rimanga morbido e non troppo pesante, ovviamente non ti consiglio un tessuto troppo pesante, ma neanche troppo leggero, perché comunque deve sostenere queste maniche che sono state realizzate con questo volant, questi ruche che forma, anche le ruche che formano il colletto e le maniche devono sostenere, diciamo, il tessuto deve sostenere bene queste maniche, questo colletto, e la caratteristica è questo scollo a goccia nella parte del davanti, quindi è veramente molto molto carino e tra l'altro questo oltre a essere molto fresco è anche molto sfizioso per l'estate. Qui abbiamo un abito che mi piace tantissimo e che abbiamo un abito, l'abbiamo visto prima questo, no? Guarda, un abito numero 124, taglia dalla 34 alla 44, anche questo c'è la spiegazione step by step nelle istruzioni. Rimane a collo alto con le maniche all'americana, lo scollo all'americana, tanto di moda negli anni 70 e che io amo alla follia. Si lega con il fiocco sulla nuca, quindi il fiocco è qui come possiamo vedere, quindi non c'è bisogno di aggiungere cerniere lampo invisibili, non invisibili, fare cose particolari, no, assolutamente, è veramente facilissimo da fare, secondo me, media difficoltà, non facilissimo, ma media difficoltà. E poi è caratterizzato dal volant nell'orlo, comunque sia, se non ti piace lo puoi eliminare e fare tutto lungo, puoi farlo corto, tipo maglia, blusa, maglia, lo puoi fare più lungo, insomma più corto, lo puoi fare, insomma, puoi veramente sbizzarrirci. È un modello che puoi veramente modificare, cambiare, personalizzare come vuoi. Questo mi piace veramente tanto e mi piacerebbe realizzarlo, ma se lo realizzassi io lo metterei con una cintura, magari fatta o di un tessuto in contrasto, magari che richiama per esempio le scarpe, il colore delle scarpe, non so, oppure dello stesso tessuto, diciamo del modello che ho utilizzato per cucirlo. Qui abbiamo invece una maglia che mi piace, una sheet che mi piace tantissimo e questa mi piacerebbe realizzarla, e dei jeans lo stesso molto molto belli. Questi sono dei jeans che stanno divinamente alla persona. Andiamo a vedere la maglia, anche questa c'è la spiegazione step by step nelle istruzioni, è la numero 123 ed è un pallino su 4, quindi se stai iniziando a cucire, vuoi cucirti la prima t-shirt, eccotela qui, è veramente facilissima. È aderente, quindi devi utilizzare un tessuto elasticizzato, lo scollo è allargato, maniche a 3/4 e mette in risalto la silhouette e sta bene molto, vabbè, questa modella sta benissimo indossata con i jeans un po' a vita alta, ma possiamo indossarlo anche sopra una gonna, sopra dei pantaloni, ecco, la possiamo indossare come vogliamo. Mi piace molto lo scollo perché mi stanno molto bene fatte così mi donano moltissimo, soprattutto adatta a chi ha le spalle molto larghe. Andiamo a vedere i jeans che sono il numero 109, taglia dalla 36 alla 46, a 4 pallini su 4, quindi sono veramente difficili da realizzare perché sono alta sartoria. I jeans sono difficili da realizzare, realizzati bene. Sono a 5 tasche, quindi già questo è un po' difficile. Hanno la patta sul davanti con asole e bottone, il punto dito alto decorato con degli smerli, quindi mamma mia quanto sono meravigliosi questi jeans, sono una meraviglia, una meraviglia. Ecco, questi sono un paio di jeans che mi piacerebbe realizzare moltissimo e forse li realizzerò. Speriamo di avere il tempo di poterli realizzare e magari ti faccio magari un mini tutorial per farti vedere magari le parti più importanti. Ha le gambe larghe perfette per lasciare intravedere le zeppe, cosa che io mi uso tantissimo in estate. Io in estate le scarpe che indosso sono tutte con le zeppe e quadriglias che io amo. E qui ci parla del denim, ci dà dei consigli su come cucire il denim, ma anche io nel mio canale ti ho fatto vari video, anche ultimamente ti ho fatto dei video dove ti ho parlato del denim e dei segreti sul cucire il denim. Abbiamo qua l'abito, abbiamo visto la maglia precedentemente, questa la maglia si può allungare e possiamo fare un abito, quindi come gli abiti possono essere accorciati e fatti tipo un abito
una blusa, anche la maglia può essere allungata, come in questo caso, e creare un abito. Un abito che il numero 122, taglia dalla 36 alla 46, ha un pallino di difficoltà. Quindi, stesso discorso di prima, se sei all'inizio e vuoi cucire il tuo primo abito, eccolo qui, pronto per te, facilissimo, con tutte le spiegazioni all'interno, nelle informazioni, nelle istruzioni, e quindi puoi sbizzarrire. Le caratteristiche sono le stesse della maglia che ti ho fatto vedere prima. Qui abbiamo una giacca, robe manteau, il numero 134, è di difficile realizzazione perché 4 pallini su 4 va dalla taglia 34 alla 44 ed è un po' particolare perché rimane molto classico come modello, ma la sua caratteristica è le spalle, mette in risalto le spalle, le penze abilmente posizionate lo modellano sulla silhouette, quindi ecco qua il modello è fatto così come lo vediamo anche qui. A me non fa impazzire, io sono fan del classico, queste cose troppo, a me piace tutto quello che è particolare ed è molto molto carino questo modello, veramente originale, però io non riuscirei a indossarlo io personalmente, ovviamente, però il capo è stupendo ed è un capo di Elena Reva. Abbiamo questo bellissimo abito che è il 105, taglia dalla 36 alla 48, 2 pallini su 4, è scenografico, fantasia che sembra dipinta da un abile pittore e ha il corpino mosso da pieghe che scendono dallo sprone e dalle ampie maniche ed è fermato in vita dalla cucitura con elastica che si apre in una fluttuante gonna maxi ed ha 2 pallini su 4 di difficoltà, arriva fino alla taglia 48. Mentre qui abbiamo una blusa, la blusa numero 103 va dalla taglia 36 alla 46 a 3 pallini su 4, quindi un po' difficiletta perché comunque è una camicia, una blusa stile camicia ed è il dettaglio diciamo particolare è il finto nodo al punto vita, che è questo che vediamo qua, che crea un orlo asimmetrico, ideale con i pantaloni e gonne a vita alta perché li risalta ovviamente, ed è stata realizzata in cotone, quindi puoi utilizzare un tessuto diciamo leggero e fresco per l'estate. Mentre qui abbiamo un abito che mi piace moltissimo, numero 104, le taglie dalla 36 alla 46 e ha 2 pallini su 4 ed è un abito caratterizzato dal fatto che è tagliato in vita prima di tutto, quindi mette in evidenza la vita, va a scendere verso l'orlo in maniera molto morbida, ce n'è all'alto nella parte del dietro, è segnato con delle pence nel dietro e la particolarità è lo scollo bello profondo a V senza maniche e con questa bellissima arricciatura fittamente arricciato nel centro davanti con fermato da questi nastri che sono stati realizzati con lo stesso tessuto con cui è stato realizzato l'abito e la gonna è leggermente svasata come possiamo vedere, quindi molto femminile, mi piace tantissimo, è veramente un abito molto bello, molto originale, secondo me di quegli abiti veramente che puoi farne di tutti i colori, di tutti i tipi e saranno sempre bellissimi. Il tessuto consigliato è un tessuto di cotone. Micetta numero 115, taglia dalla 36 alla 48 a 2 pallini su 4 e rimane corta, squadrata, fresca e diciamo non è difficile realizzazione, con asole e bottoni, con il collo. La caratteristica sono le maniche belle larghe e poi è caratterizzata da queste margherite applicate che regalano una nota romantica. Mentre qui abbiamo un top. Il top numero 101 taglia dalla 36 alla 46 a 2 pallini su 4 ed è stato realizzato in jersey. Questo è un capo basico, immancabile, immancabile. Il modello mi piace tantissimo, anche se tu dirai, ma è semplice. No, è un modello favoloso perché se tu vai a guardare il modello, andiamo a guardare, vediamo che questo modello lo possiamo utilizzare non solo per cucire delle magliette, un top per uscire, ma anche per andare in palestra, anche per fare attività fisica, perché utilizziamo un tessuto bielastico e utilizzando un tessuto bielastico possiamo anche crearci la nostra maglia per andare in palestra. Quindi, perché ha gli sfondi delle braccia profondi, quindi permette proprio il movimento anche nella parte del dietro, un movimento delle braccia molto fluido
e quindi molto comodo. Quindi lo possiamo fare con i jersey a costine, lo possiamo fare sempre con un tessuto elasticizzato, però se lo devi utilizzare, mi raccomando, per fare abbigliamento da palestra o da comunque per lo sport, ti consiglio sempre tessuti bi-elastici, quindi elastici sia nel senso orizzontale che verticale. Top, lo vediamo qui, è il numero 114, questo è molto carino di top perché come possiamo vedere lo possiamo indossare sia sotto una camicia ma anche così da solo, magari con un completo, con una gonna, con un pantalone e via dicendo, ed è, va dalla taglia 36 alla 46 a 3 palline su 4, effetto corpetto, infatti ricorda molto il corpetto e dal modello, dal figurino si vede veramente bene, il modello è veramente stupendo, fatto anche con il jeans. Mamma mia, con tutte le rifiniture, con tutte le ribattiture, con il jeans, mamma mia, bellissimo. E ha una lunga zip nella parte del dietro. Pantaloni numero 113, taglie dalla 36 alla 48 a 3 palline su 4, stile sport al femminile, sono proprio così pantaloni cargo. Sono caratterizzati da delle tasche laterali, arrivano sulla taglia 48, tasche applicate sulle gambe, ampi e morbidi e sono caratterizzati da una coulisse che è tenuta da un nastrino che è stato realizzato con lo stesso tessuto con cui sono stati realizzati i pantaloni. Ovviamente sono pantaloni molto sportivi, questi sono veramente molto sportivi e sono stati realizzati in modal. Si possono realizzare secondo me anche in lino, un bel cotone, possiamo anche per questi sbizzarrirci. Gonna numero 119, taglia dalla 36 alla 46. Questa gonna ricorda molto le gonne stile Chanel, sia per quanto riguarda il tessuto e sia per quanto riguarda anche il modello, perché rimane un po' a vita alta, se non sbaglio, è tagliato nella parte davanti, quindi è chiuso da bottoni gioiello, poi ha delle patte sulla parte del davanti con sempre dei bottoni che ricordano molto stile Chanel ed è tra l'altro un modello che arriva fino alla taglia 48 e va benissimo con questa blusa o anche con le altre bluse che abbiamo visto precedentemente. Qua rivediamo la blusa che abbiamo visto prima, che è la Shirt numero 117B, taglia 36-48, a 2 palline su 4. Questa t-shirt è stata fatta in un tessuto fantasia provenzale. Come abbiamo visto prima, ha un'ampia scollatura nella parte del dietro, è molto facile da realizzare. La differenza rispetto alla prima è che è stata applicata una passamelia nell'orlo, ma questa passamelia la possiamo applicare anche nello scollo, sia davanti che dietro, nelle maniche. Insomma, le maglie anche semplici così, possiamo fare semplici, oppure partendo da questa base la possiamo personalizzare come vogliamo. Gonna numero 102, taglia dalla 36 alla 46 a 2 palline su 4. Questa gonna mi piace parecchio ed è caratterizzata da tutte queste nervature nella parte del davanti che formano una sorta di effetto baschina e la gonna è in twill di lana. Ovviamente la possiamo realizzare anche in un cotone, anche in un lino per l'estate fresca. Occhio a queste nervature che sono molto molto carine, però se hai un po' di pancia o un sedere prominente, occhio che chiaramente daranno volume, quindi devi essere minuta. Quindi questo non lo sconsiglio a chi ha un fisico un po' tondeggiante. Giacca numero 116, taglia dalla 36 alla 46 a 2 palline su 4, modello minuto privo di bottoni, taglio svelto per completare gli outfit casual. Bello il profilo che rifinisce i bordi in una tonalità leggermente più scura, assolutamente sì. Questo chiaramente lo possiamo realizzare in vari tessuti, anche bouclé, se vogliamo, diciamo, stare più sulla stile Chanel. Le tasche sono sul davanti, sono rotondeggianti, anche queste sono caratterizzate da questo profilo che le mette in evidenza ed è veramente non è tanto difficile da realizzare perché ha 2 pallini su 4. Ed ecco qui un'altra blusa. La blusa 111, taglia 36-48, a 2 pallini su 4, una versione moderna e romantica ed è stata realizzata in leggero cotone, un po' ricamato, si può fare in un cotone, in un lino, oppure in un cotone con dei ricami.
in questo caso è stata realizzata in tinta unita, la scollatura è quadrata, squadrata, ecco qua, e ampie maniche a sbuffo. E qua vediamo che le maniche arrivano fino al gomito. Mi piace molto questa blusa, è fantastica. E arriva fino alla taglia 48, bellissima, davvero. Modelli per le spose. L'abito da sposa numero 133, taglia 34-42, 2 pallini su 4. È un abito a sirena, quindi un abito che è bellissimo, però è molto semplice, privo di rigori, volant e varie cose, quindi un abito che possiamo tranquillamente cucire per come un abito da sera, ovviamente farlo per esempio in nero diventa un bellissimo abito da sera, oppure un tessuto più particolare come un tessuto di paglietto, un tessuto luminoso, ecco. Ed è veramente bellissimo. Le caratteristiche sono lo scollo a cuore e le spalline sagomate. E poi nella parte del dietro è più lunga rispetto alla parte del davanti. Io avevo fatto un vestito proprio fatto così da sera, un vestito a sera, e ti posso assicurare che è veramente scenografico. Top numero 128, taglia 34-42, è facilissimo, è a un pallino. Scenografico perché abbiamo tutta questa, questo tessuto di paillette che è stato utilizzato e si può abbinare ad una gonna, per esempio a tubino o pantaloni palazzo. Mentre qui abbiamo un abito numero 126 dalla 36 alla 44 a 2 pallini su 4, costruite sui tagli che modellano il corpino e i fianchi, sì, perché ha dei tagli particolari nel corpino, che può essere realizzato anche in tessuti diversi, di colore diverso, per esempio una parte del superiore può essere realizzato in un tessuto di un certo colore, la parte inferiore di un altro colore. Per esempio, è veramente personalizzabile, anche utilizzando i ritagli di tessuto magari che abbiamo, però ricordati che devi sempre utilizzare delle stoffe simili. Ecco, in questo caso è stato realizzato in crepe e lana leggera. Best of, l'abito numero 127, è elegantissimo, va dalla taglia 36 alla 44 a 2 pallini su 4. Questi best of sono dei modelli che sono già usciti in Burda, che vengono riproposti perché talmente belli, talmente, cioè non tutti abbiamo tutti i numeri di Burda. Molte persone magari stanno iniziando a cucire adesso, quindi questi modelli non ce li hanno. Quindi Burda ha pensato anche alle persone che non hanno i vecchi numeri, quindi questo modello, parliamo di questo modello, questo modello, che comunque sono dei modelli semplici da cucire e anche, diciamo, che possono essere personalizzati in tanti modi, come questo abito che ha una lunghezza un po' sopra il ginocchio, ma lo possiamo fare anche più lungo, lo possiamo fare, in questo abito possiamo fare anche, volendo, potremmo fare anche una camicia da notte, volendo, ecco. Quindi sono abiti veramente super super personalizzabili. Bisogna solo avere tanta fantasia. Altro modello best of è questo qui, che è un completo, giacca 130, per esempio io questa giacca non ce l'ho, e neanche la gonna, quindi sicuramente è un numero che io non avevo. Quindi la giacca è molto particolare, molto carina, difficile perché ha 4 pallini su 4, dalla taglia 34 alla 42, molto elegante e la caratteristica sono le maniche ad ali di farfalla e sono tagliate in modo tale che sembri una mantella, e questa è la caratteristica. Bellissima è la gonna, formata da varie pieghe. Adesso qui non è che si vedono meglio nel figurino, nel numero 131, va dalla 36 alla 44 a 2 pallini su 4, una gonna modellata sui fianchi inserti, pens, è veramente bellissima, perché poi quando ci sono tutti queste pens, tutti questi fianchi tagliati, stanno veramente benissimo al corpo, cioè si adattano proprio alla nostra figura, ai nostri fianchi e vestono veramente benissimo. Numero 132, taglie dalla 36 alla 44 a 4 pallini su 4. Questo è un abito da sposa più, diciamo, classico, più da principessa delle favole, come dice Burda, assolutamente d'accordo.
E a me piace molto, tra l'altro con il pizzo bianco, mi piace veramente tanto ed è bellissimo anche diciamo, la gonna molto voluminosa e anche questo, volendo, la parte superiore che è in pizzo, possiamo fare una maglia anche col pizzo nero, per esempio, ti fai una maglia bellissima per le serate eleganti, per essere seducente. Quindi da un abito da sposa, modificandolo, possiamo fare anche altro. Puoi fare un vestitino, per esempio, tagliando il modello più corto, quindi non facendo la gonna così lunga, facendo per esempio il nero, già se lo immagini nero, già vedi un vestitino, magari per una festa di laurea, per una festa di compleanno, anche per andare a un ballo, non lo so, comunque come vedi sono tutti modelli super super personalizzabili. Blazer, che è il numero 129, taglia 38-46, ha 3 palini su 4, rimane lunghissimo, anche questi sono i modelli che sono già usciti, e anche questo infatti è fantastico perché ricorda molto uno smoking, però può essere indossata anche dopo il grande giorno, cioè può essere indossato anche, per esempio, per il matrimonio. Non tutte sognano l'abito da sposa, molte si sposano in tailleur. Qua ci dà dei consigli su Buona Pasqua, cose che possiamo creare per la Pasqua. In questo caso è una strofinaccio che può essere utilizzata anche come un runner, quindi possiamo utilizzare il modello anche come runner, dove sono state realizzate queste sagome di coniglietto, molto molto carine. Ovviamente noi lo possiamo fare anche indipendentemente dalla Pasqua e realizzare un bel runner da mettere sopra un tavolo, sopra un, non lo so, tavolo di una cucina o di un soggiorno o di una camera che magari a seconda del tessuto, tra l'altro, che utilizziamo, può essere anche elegantino, per esempio se lo realizziamo in un pizzo, per esempio. E qua ci sono tutti i passaggi step by step su come realizzarlo. Abbiamo terminato di sfogliare insieme Burda Style di aprile 2024, a me è piaciuto tantissimo, ci sono moltissimi modelli che vorrei fare e spero di avere il tempo di farli perché sono veramente stupendi. Ho tra l'altro molti tessuti da poter utilizzare con questi modelli. Fammi sapere se lo comprerai in edicola e mi raccomando iscriviti al canale, clicca sulla campanella, lasciami un like e un cuoricino, è gratuito, non devi fare niente e condividi i video nei tuoi social per aiutarmi a far crescere il canale sempre di più. Ti mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!